Eh sì ragazzi, andiamo in Inghilterra, cioè siccome nel 1960 e qualcosa era tutto Inghilterra qua, o meglio era Regno Unito. Fino a 60. Sì, ho capito, fino a 60. Però vabbè, dopo che sono stati, insomma, sono arrivati i greci, che sono andati via gli inglesi, eccetera, comunque qua ci sono ancora 3 zone che sono Inghilterra a tutti gli effetti e sono delle basi militari. E quindi adesso noi ne attraverseremo una, penso che si possa riprendere, almeno parte di strada, sarà buio quindi vedremo cosa si vede, però perché? Perché per passare da questa parte qua, questa, metto la cartina, e arrivare dall'altra parte della cartina bisogna passare in mezzo a Inghilterra, così. Fish and chips. Ecco, magari fish and chips. Questa base militare che stiamo per attraversare è molto estesa sulla costa e dentro praticamente ha 3 exclavi greche, cioè ci sono dentro 3 paesini greci e tutto il resto è base militare. Io non so che cosa aspettarmi perché dalle mappe le basi militari non si vede nulla e vedo tutto grigio e non so se ci sono edifici, campi minati, non lo so. Ora partiamo, la attraversiamo e se per cena ci vedete mangiare fish and chips siamo in Inghilterra. Welcome to United Kingdom. È cambiato qualcosa? No, assolutamente no. Le scritte sono in inglese? No, sono sempre in greco e in inglese. E allora qua c'è la base militare. Non sappiamo neanche dov'è, non si vede. Si viste, c'era la carretta lì. Questo passaggio in terra Santa. no, in UK non è stato niente di che. Ma lo si era anche visto, se l'ha anche capito. Se no, io pensavo che ci fossero dei cartelli, delle cose, non c'era niente. Quindi adesso siamo già arrivati a Larnaca e adesso ci sistemiamo per la notte da qualche parte. Facciamo 2 commissioni, finiamo domani. E se non pensate voi che sia finita così perché... Gira. Niente, gira. Quella roba lì, quella roba qui scritta qua. Si chiama Jumbo. È un mega centro commerciale. 2 ore. Minimo. Cagare, va. Allora, non so se il copyright qua ci farà problemi, però ragazzi, siamo in un tipicissimo ristorante cipriota. Fanno una cosa tipica che si chiama mese, che è una specie di all you can eat, portano loro, cioè un menù che va da 5 a 25 piatti e te lo portano, tu mangi, punto, prezzo fisso e quello che arriva arriva. E noi ovviamente cosa facciamo? Ci tiriamo indietro? No? Ero venuto con un'altra idea, ma va bene, stasera moriremo qua. Cominciano ad arrivare delle cose, incluse melanzane crude. Io ho bisogno delle istruzioni. Io mangio tutto quello che arriva. Questo è cuore. Queste sono salsicce di qualcosa. Questo vabbè, frittatina di funghi. Questa è melanzana fritta. Oh. L'ho tolta dal piatto. E vuoi tu? Non lo so, continua ad arrivare roba strana.
E io che volevo chiedere il conto. Disturbatrice. Dai, via. E via che devo prendere la giornata. C'è come le mosche, vengo. Dai! Allora, dopo la magnata di ieri sera, smetti. Dopo la mangiata di ieri sera, niente ragazzi, Marina mi ha detto che bisogna andare a fare una passeggiata per smaltire i chili e quindi bisogna fare la passeggiata. Ho fatto un giro attorno al camper, va bene? No, assolutamente no. Hai capito? Non si può. Dove siamo? Dove siamo? Dove siamo? Non lo so manco io dove siamo. Aspetta che mi appoggio qua. C'ho un mal di schiena e mal di testa. Abbiamo dormito sotto l'aeroporto. Ah, sei dormito bene, dai, non sì, ha fatto dai. così, io non ho sentito aerei. C'è una statale qua davanti, intanto sentivo quelle moto passavano ai 270 km/h, tiratissime, proprio. Bellissimo. Siamo qua dove c'è, sotto l'aeroporto c'è, cosa c'è? Cosa c'è? C'è un laghetto. C'è un lago salato. Sì, ma vieni qua che almeno ti Ma se vedano. mi dici di non venire adesso Non mi hai dici ragione, di non venire, venire. poi mi dici di no, poi mi dici di sì. Dai, vieni qua. Allora, c'è un laghetto? Siamo qui sotto l'aeroporto di Larnaca, che mi sembra che si pronunci così. O Larnaca. E c'è un lago salato, quindi acqua salmastra. E adesso andiamo a fare una passeggiatina in questa via laterale che ci permetterà di vedere i Fenicotteri. bravo, almeno io spero. Ma io spero di no, perché tanto sono tutti uguali, rosa, mangiano quelle cose lì che diventano rosa e basta. Vabbè, comunque facciamo sta passeggiata, spero che non sia troppo lunga perché già il sole mi dà fastidio, poi c'ho sto male al collo che proprio mi sta stressando. Oggi no. No, oggi per me è una giornata no. Fatto sta che adesso bisogna andare a camminare. Spero che questo sole mi rilassi un po' il collo e poi dopo c'è una cosa brutta che devo fare, nel senso che dobbiamo andare a cercare, ricordate che ho rotto l'inverter, un paio di negozi qua, vedere se si riesce a trovare l'inverter. Ok, già se si trova ho il 90% del lavoro fatto. Il 90% perché? Perché le prese qua sono tutte inglesi, quindi a 3, quindi dovrei trovare anche un riduttore, ma non mi piace mettere quelle cose. Non lo so, devo vedere, o lo modifico. Oggi è giornata di spese, ma Vediamo. intanto andiamo a farci questa Dai, passeggiatina che stai rimandando. Tu parli sì. per rimandare. Sì, però intanto non è tanto andare a fare le spese, tanto è trovare, poi dopo si spende, però tanto si trova, che non è semplice. Vabbè. Anche lo sgabello che hai rotto l'altro giorno sedendo. L'ho rotto io, mi è esploso. Vabbè, andiamo, va. Già di ritorno, ora. Hai già finito. Ci sono i fenicotteri. Li ho visti. Quelli rosa. Sono lì da quelle cose rosa. non fa casino. Alghe e gente rosa. Cammina piano senza far rumore. La strada è nicht mehr, aber das ist nicht. Vai giù coi Sto gomiti. parlando di fenicotterese. Non farti vedere. Che fenicotterese, va. So you wanna go to a new dimension? Visto che l'ha fatto anche lui? Copione. Hai visto? And you wanna gaze into a mirror, mirroring a diamond shape of your soul. Wanna hear music sounding like the roar of thunder. Sono già tutti in allerta perché abbiamo uno zoom per 6, non siamo così vicini, ma loro percepiscono come vicini, quindi ora ci fermiamo. Ragazzi, ci sono i flamingo, detto anche cormorano rosa del Baltico. Ma la cosa che Marina non ha notato è che qua per terra c'è una striscia di un serpente d'acqua. Questa, Sì. tutta ondulata così. Oh, già. E no, sto guardando davanti. Comunque sono carini, siamo riusciti ad avvicinare parecchio e niente, sono rosa. Sono proprio rosissimi,
Rosino. Restricted area. Unauthorized entry is prohibited. Me ne vado, non ti preoccupare che me ne vado. Mi sparano. Buongiorno. Guardate Marina. Oggi giornata di servizi. Di cos'è questo? Non vi abbiamo mai fatto vedere come si fanno le lavatrici in camper. Ma non me ne frega niente, quindi. Abbiamo fatto vedere quando io lavo a mano. Con il sapone, quello che si scioglie, biologico. Tanta fatica. Sì. No, vabbè, comunque, ne approfittiamo oggi, andiamo a fare la lavatrice, è sabato. E già che siamo lì vicino, se non sbaglio, c'è una chiesa che è importante, ma perché tanto sarà chiusa e quindi ve lo dirò là davanti. Allora ragazzi, noi usiamo un detersivo biologico, però abbiamo il flacone talmente grande che portarlo indietro pesa. Allora cosa faccio? Lo metto dentro questa cosa di plastica, chiuso, e lo infilo dentro. Così si lava tutto. Come si fa? Madonna ragazzi, mi sembra di essere veramente stupido a parlare come si fanno lavatrici, cioè si mettono dentro i panni. Vabbè dai, fino a lì ci siamo. Beh ragazzi, è semplice. Fili dentro il tuo bel detersivo, i panni, chiudi. Selezioni il programma che vuoi. 60 gradi, super wash, che non sappiamo cosa vuol dire, 4 euro. Boh, mettiamo dentro i soldini. Ops. Start. 55 minuti. Quindi adesso andiamo a farvi vedere quella cosa che volevamo farvi vedere, che Maria non voleva farvi vedere, però io sì, e quindi andiamo a farvela vedere. Siamo al mercato comunale di Larnaca, perché non ve l'abbiamo ancora detto dove eravamo. Larnaca è una città appunto qua di Cyprus e devo dire che, ragazzi, il mercato comunale sembra una boutique. Andiamo a vedere i prezzi, va? Ed eccoci qua in una delle chiese più importanti della zona. Perché? Si chiama San Lazzaro. Lazzaro era ovviamente molto legato a Gesù. Qui hanno trovato una tomba con sopra scritto: ecco la tomba di San Lazzaro morto da 4 giorni. E quindi si suppone che Lazzaro sia stato seppellito qua. Dopodiché è stato presi i suoi resti, mi sembra che siano stati portati a Costantinopoli. Poi sono stati presi, portati a Marsiglia, rubati e trafugati, adesso ce l'ha a casa qualcuno di voi. Come al solito, Wikipedia. So che qualcuno mi odia per questa cosa, però è così. Non vi sto a tediare, è una bella chiesa, vediamo se riusciamo ad entrare a vedere dentro se c'è qualche cosa. Questa chiesa è stupenda, veramente bella, sembra di stare all'interno di un castello. Adesso scendiamo nella cripta, ok, dove c'è la tomba di Lazzaro. Volevo fare una considerazione su quello che è Cipro in generale. Quando avevamo telefonato all'ambasciata in Turchia per chiedere informazioni sul passaporto e avevamo spiegato un attimino qual era la nostra idea di viaggio, avevamo detto che saremmo venuti qua a Cipro. Ci è stato fortemente sconsigliato. Questo mi ha lasciato un attimino così l'amaro in bocca e ho detto ma sarà pericoloso. Adesso, dopo qualche giorno che siamo qua e abbiamo visto la parte nord e la parte sud, devo dire che ci sono state raccontate delle gran fesserie.
Perché? Perché la parte nord, quindi la parte diciamo così turca, quella invasa dai turchi, è bellissima, ci sono nuove costruzioni, nuove ville, si vedono tantissimi turisti, si vede proprio che stanno costruendo per un turismo forte, ok? Hotel a 5 stelle, insomma ce n'è per tutti i gusti, ma roba da ricchi e prezzi da ricchi. Ha detto ok, alla fine ci hanno raccontato delle boiate, va bene. Andiamo alla parte sud. Siamo venuti nella parte sud, sembra di stare in una Marbella ricca. Anche qua tutto curato, tutto perfetto, pochissime pattumiere, non ci sono cane radaglie. Hello? Espresso? Yes, for me? Oh, thank you, perfetto. Sembra italiano, che bello. Nel frattempo è arrivato il caffè. E quindi diciamo anche la parte sud è una parte bella, è più europea ovviamente e da ricchi, i prezzi sono altissimi ed è totalmente, ma non sicura, ma di più. Nei giorni scorsi avete visto che abbiamo avuto la fortuna di incontrare italiani e parlare con loro e ci hanno confermato la sicurezza di questi posti. Cercando di concludere in maniera molto rapida, ipotesi, i caffè che abbiamo preso l'altro giorno con quella signora italiana sono costati 11 euro 3 caffè. Qua non lo so, ma forse anche di più. Quindi è abbastanza cara, però tipo adesso nel mercato i prezzi sono un pelino più bassi che l'Europa, cosa che mi aspettavo più alti visto che qua comunque siamo in un'isola. Quindi se cerchi e vivi qua, secondo me puoi trovare qualcosa che costi poco o un buon prezzo, ma se sei un turista qua ti fanno male. Poi ragazzi, alla fine 2 bei caffè, 5 euro con l'acqua inclusa, serviti nella piazza centrale, e ho visto che c'è anche l'offerta della pinta a 3 euro. Forse non è proprio così caro qua, Nel frattempo che aspettiamo che la lavatrice finisca, ci facciamo anche un giretto lungomare. C'è una bellissima passeggiata, i locali e le palme. Dietro di me troviamo un bastione di un castello medievale che è visitabile, c'è anche un piccolo museo all'interno con i cannoni, le cose classiche che vedete nelle fortificazioni medievali. Questo è il monumento ditecelo voi ragazzi qua sotto nei commenti adesso, secondo voi che cos'è? La pedina degli scacchi. Al coltello fatto male. Esatto, potrebbe. Ovviamente è sabato e abbiamo bucato, credo di sì, a 1,6. Già, vado giù a vedere. Ma non sembra proprio a terra. Prova a guardare se questo qua si è azzerato adesso. Sì, adesso è a 0. Dici che solo segnava male? Grazie che siano scariche le batterie. Ah, le batterie? Vabbè, meglio così. Allora ragazzi, mi sono cagato addosso. Nel senso che segnava 1,9 la pressione, così di colpo, quindi ho detto ok, è bucata. Almeno le altre volte quando scendeva era bucata. E poi invece scendendo la gomma era a posto. Ho detto, boh, che strano. Ho svittato il TPMS, si è azzerato, si è portato a 0 ovviamente la pressione. L'ho reinserito e segna la pressione corretta. Ora, o è la valvolina che si era incastrata per polvere, può succedere, oppure potrebbe essere magari le batterie che iniziano dopo 1 anno e mezzo, 2 più o meno, iniziano a scaricarsi. Quindi è possibile che magari si siano scaricate le batterie. Sostituirle sono delle batterie tampone che sono all'interno di ogni
tappino, diciamo così, che si smonta, c'è proprio una chiavetta per smontarlo in dotazione. Adesso lo tengo controllato, se fa eventualmente un altro scherzo del genere, eventualmente cambio le batterie. È un prodotto che comunque ogni tanto qualche falso positivo te lo dà. Il falso positivo ti segna che magari si è abbassata la temperatura o la pressione, e magari non è vero, nel senso che magari perché si è raffreddata e quindi c'è una grossa differenza. Però meglio che segni un falso positivo che non segnare un problema, quindi mi ha sempre salvato le gomme. In questo caso tutto a posto, andiamo avanti, e per fortuna, perché ho il crick rotto. Per quanto era anche nuovo e l'avevo già cambiato, ma non funziona bene. Sto cercando delle soluzioni alternative. Comunque, detto questo, andiamo avanti. Un po' di buchi, ma la strada dritta, no? Dritte, Sì. sconnesse più che altro. Vabbè, quello che sia. Dopo aver fatto una strada in cui abbiamo incrociato un... cos'era? Gnu. Parco solare. Gnu. Non l'ho visto lo Gnu, no. Parco, quell'azienda che faceva ricerche su... Cioè ricerche solari, e aveva fuori dei specie di radar con una serie di pannelli stranissimi per captare le radiazioni solari. Nuove tecnologie, infatti la strada era Interessante. è vietata. Non ho visto il cartello, era 2 metri per 2. Vabbè, c'era quello davanti a me che ci è andato, io ci sono andato dietro. Infatti era piena di macchine, tutti che parcheggiavano e campeggiavano lungo questa strada, che è molto panoramica perché tutta la costa è fatta di una roccia bianchissima. Infatti questo punto qua si chiama White Rocks. Che la cosa strana è che non si riesce a capire per quale motivo poi era chiusa, nel senso che Non era mantenuta, diciamo. sì, c'era qualche buca, però, cioè, vabbè, oltretutto, sia all'inizio da una parte che all'inizio dall'altra, all'interno della strada ci sono 2 ristoranti, quindi se vuoi andare al ristorante quella strada devi fare, quindi non si capisce. Comunque adesso siamo qua belli parcheggiati davanti a queste rocce bianche e con un vento dell'ostia, e quindi faremo un giro veloce con un po' di musica per farvi vedere questa bella roccia, devo dire. Queste ti piacciono? Sì, perché sono qua vicino. So you wanna go to a new dimension? And you wanna gaze into a mirror, mirroring a diamond shape of your soul. Wanna hear music sounding like the roar of thunder? Do you wanna lose all control?
Come vedete è veramente molto ventoso, arrivano addirittura gli spruzzi delle onde da là in fondo, è incredibile. Questa roccia bianca è liscissima, sembra come dirvi gesso, ok? Però non è gesso, non so cosa sia. La sabbia in questo punto delle spiagge è nera, un po' come in qualche spiaggia di Santorini o di Milos, proprio tipico greco. Panorama spettacolare. Visto che è liscio si presta bene anche ai disegni. Buongiorno, ore 6:30 del mattino. Non so se è una pratica comune in questa zona, però qua alle 6, anzi un po' prima, 6 meno un quarto, sono arrivate delle macchine. Nella notte ho detto, non è possibile che fanno ancora festa, ma non riuscivo a capire a che ora erano. E ho così sbirciato un attimo fuori e ho visto delle macchine che arrivano qua, parcheggiano di fianco, tirano fuori un bidone, danno fuoco della legna e iniziano a mettersi attorno. Ho detto, passerà l'1 alle 2 di notte. Però cavolo, far festa. Poi guardo bene, non erano proprio giovani. In poche parole, che succede? Tutti i settantenni che vengono qua dalle 6 del mattino o anche un po' prima, preparano, si sono messi tutti qua di fianco, ma ragazzi, non esagero, ci saranno 30 macchine, ognuno 1-2 per macchina, si spogliano, si ficcano il costume e vanno in acqua. E non fa caldo, temperatura non la so, però insomma sono tutti organizzati con la loro stuoia per cambiarsi, la loro sedia. Niente, adesso sono tornati da farsi il bagno, hanno il loro bel caffè caldo, credo che sia un caffè, che non vadano già giù a vino, e sono attorno a questo fuoco che si scaldano e se la contano. Boh. Però beati loro che se la godono, ecco. Do you want a tea? I'm making tea. Do you want some tea? Do you want it? Not for you? You see. Okay. E dopo un paio d'ore, anzi 3 ore, sono le 9 del mattino, siamo rimasti solo noi. Fuori non si riusciva a parlare, ve lo raccontiamo adesso da qui dentro perché c'era troppo vento, ma devo dire la verità, alle 6 del mattino fuori si sta veramente bene. Dipende dai punti di vista, però va bene. Vabbè dai, a parte il sonno, no? Che sì, non avevamo nessuna idea, né ci immaginavamo di svegliarci alle 6, però una volta usciti, questa compagnia, questo gruppo che c'era qui da parte, i giovani, abbiamo aperto la porta, li abbiamo salutati e ci hanno immediatamente invitato a fare colazione con loro. Uno parlava italiano, molti parlavano inglese. Sì. Quasi tutti i ciprioti, soprattutto di una certa età, parlano inglese perché era un'ex colonia inglese fino al 70. Fino al 60. Fino al 60. E quindi praticamente tutti quelli, diciamo così, di una certa età. Tutti i pensionati, sicuro, esatto. Li trovate che parlano inglese. Esatto, anche molto bene. Siamo messi a chiacchierare fino adesso, poi tutti hanno detto, io c'ho il nipote, io devo andare a fare la spesa, e io qua, io là, ho detto, ci vediamo domani. Ho detto, così domani vi porto la grappa nostra. Si va, la Zivani. Insomma, un nome così ha detto. Ti faccio scusa? Io ho detto, la grappa. Ho detto, sì, è molto simile. Ho detto, no, ma non la bevo io. No, si beve la mattina qua, se no non vai in acqua. Se l'erano dimenticata oggi. Ah, vabbè, ok. Comunque, se iniziamo alle 6 del mattino a bere grappa. Comunque, noi oggi volevamo spostarci e andare in una spiaggia più in giù, però ci sembra scortese non farci trovare domani, visto che tutti ci hanno chiesto domani, ci vediamo domani, ci vediamo domani. Sì. Quindi mi sa che per qualche giorno rimarremo qui in questo posto. Sì, o scapperemo. Dipende come va domani. Se qualcuno lo vuole. Ed ecco qua il nostro gruppetto all'opera facendo colazione la mattina. Sono uno spettacolo sti giovani. Ce ne fosse di gente così simpatica che ti invita la mattina, ti sveglia e ti invita a mangiare, a bere grappa. Adesso la vedo dura stamattina. Si hanno portato veramente la grappa come hanno promesso ieri. Vedremo, o meglio, se non ci vedete più sapete perché. I have to take a picture for remember this. Ecco gli ultimi 3 che vanno in mare. Speriamo che torni. Siete tutti? Sì.
Ed ecco qua un'altra cosa tipica che ci hanno fatto provare, una specie di crackers con dentro dell'uvetta e del pepe, o un qualcosa che assomiglia al pepe, che sono delle specie di crackers tipici loro, perché oggi è il secondo giorno che abbiamo visto tutti questi giovani baldanzosi fare il bagno. Ovviamente ci hanno di nuovo invitato, ma stamattina ci hanno anche fatto bere la loro grappa, che loro bevono alle 7 del mattino o alle 6, prima o dopo, no, dopo essere entrati in acqua, e quando tornano per scaldarsi un attimino si fanno il cicchettino, quindi abbiamo iniziato proprio bene oggi. Però è una cosa bella, perché poi ci hanno invitato anche al bar, ci hanno offerto il caffè, ci hanno preso, ci hanno portato con loro, e da lì siamo riusciti a chiacchierare con loro e gli ho chiesto di raccontarmi un pochino la storia di Cipro e dell'invasione che hanno subito nel 74-75. Questa dai loro occhi e dai loro racconti, ovviamente non è stata una bella cosa, hanno visto, ci hanno raccontato le navi arrivare, hanno visto i paracadutisti paracadutarsi, hanno fatto i bagagli, sono scappati e ci hanno raccontato che anche loro sono ritornati dopo anni nella loro zona e ipotesi hanno visto le loro case con dentro degli stranieri, vivendo nel loro appartamento piuttosto che casa o terreno. E quindi questo ha fatto sì che, insomma, vedevi un attimino quelli che erano i loro sentimenti, no? E gli ho chiesto il perché di questa guerra e ci hanno sostanzialmente raccontato il perché è successo. Ve la voglio fare molto breve, però è interessante. Raggiunta l'indipendenza, quando hanno firmato il trattato di indipendenza, quindi sono passati da Inghilterra a essere uno stato a sé, in questo trattato hanno dato la possibilità all'Inghilterra, alla Grecia e alla Turchia di intervenire in caso di guerra per difendere. Cosa è successo? 10 anni dopo questo trattato la Turchia ha approfittato, diciamo così, di difendere i propri cittadini turchi in territorio cipriota, perché stavano discutendo politicamente a Cipro fra greci e turchi. Però era una discussione. Nello stesso periodo la Grecia ha avuto dei problemi interni molto seri nel proprio governo e questo ha fatto sì che hanno scatenato questa guerra interna e hanno occupato questo territorio. Però sono riuscito a capire esattamente oggi il perché c'è questa divisione, parte inglesi, parte ovviamente greche, parte turche. Quindi oggi siamo riusciti a capire perché c'è questa sorta di equilibrio, non equilibrio, con queste zone demilitarizzate che fanno questo cuscinetto, che forse è solo esclusivamente politica e neanche più degli abitanti di Cipro. È triste, non viene ancora riconosciuta la parte turca, però è una situazione veramente strana, perché comunque tu vedi l'economia che aumenta, che case nuove, ville nuove, infrastrutture nuove, e poi ci sono ancora queste cose politiche ferme a 50 anni fa che è quasi inspiegabile. È stato molto interessante parlare con le persone perché capisci i loro sentimenti, questo è bello. Eh sì, ce ne andiamo. Dov'è che siamo? Alla Ladies Miles Beach. Ah, ok. Stavo dicendo che siamo alla Ladies Miles Beach, che è la parte inglese di Cipro. Non vi abbiamo fatto vedere nulla perché siamo arrivati qua, siamo stati qua un paio di giorni. L'unica cosa che abbiamo fatto è stato gozzovigliare e incontrare queste persone splendide, abbastanza giovani, che ci hanno regalato questa loro giovialità, questa loro energia veramente fotonica. Adesso ci spostiamo, andiamo a vedere una chiesa dei gatti. Aspetta un attimo che chiedo a Marino. Com'è che si chiama dove andiamo a Ketz? Come si chiama la cattedrale dei gatti? Sì, no, il nome non lo so, però una chiesa dei gatti, sì. Una chiesa dei gatti, qua vicino. Ketz Church. Vabbè, sti Ketz. A parte che i gatti sono dappertutto, quindi non lo so, perché danno il nome chiesa dei gatti. Sarebbero tutte chiese dei gatti. Comunque, andiamo a vedere questa Ketz Church e basta. Poi facciamo Pelican Lake. Pelican Lake. Facciamo 4 km. 5 km, dai. E anche qua sporcano. Sembrava strano che era tutto pulito.
Segui la pista nella sabbia. Segui la pista. Perché la strada non è che ci sia molto qua. No, poi puoi andare a destra o a sinistra dove vuoi. Ma posso sgommare come ieri? Le sgommate qua si sprecano. Vai fuori dalla pista. Adesso qual è quella che dobbiamo prendere? Qual è la strada? Dovrebbe essere questa. Senti come sgomma il culo. Sono piste semplici queste, sono segnalate da paletti. Quindi, anche perché se vai fuori mi sa che ci rimani fuori. Parte del lago salato che al momento è quasi asciutto, ma se vai fuori dalla pista ci rimani. Questa qua è la zona inglese che mi è stato detto non vogliono asfaltare, non vogliono toccarla, vogliono lasciare così naturale. Puoi andare tranquillamente col tuo camion, con la tua macchina, con la moto a divertirti come vuoi, ma non vogliono creare nessun tipo di infrastruttura qua e lasciarlo naturale. Siamo sempre ad Akrotiri, che è questa penisola di competenza britannica, e siamo venuti a visitare un luogo un po' particolare che risveglia la gattara che è in me. Guardate un po' cosa c'è in questo parcheggio. Distributore di cibo che come ti avvicini i gatti arrivano. 1 euro ci vuole. Sì. Adesso guardiamo se ce l'abbiamo e gli prendiamo qualcosa. Quanti sono questi gatti? Quanti sono? Micio, lui è andato dentro direttamente perché sa che lì arriva il cibo. È lì che c'è da mangiare? Aspetti un attimino che cerchiamo l'euro. Soldi di ogni nazione tranne che gli euro. Dov'è che uscirà? Non lo so. Oh. Doesn't work. No. It's not possible. Not possible what? The food for the cat. No, I open now, I give, but everybody eat. In this house for cats, Okay. you can go to see. Ok, la signora ha detto che praticamente in quella casa lì vivono tutti i gatti e vengono costantemente alimentati. Anche se il distributore non funziona, lei può aprirlo e può pulirlo e mettere l'acqua e il cibo, però comunque gli viene dato da mangiare in continuazione, un po' perché hanno questa casa e un po' perché tutti i turisti arrivano e mettono 1 euro per il cibo per questi gatti. Questi gatti abitano in questo parcheggio, che è il parcheggio di un convento, di un monastero di monache, e il monastero dovrebbe essere qua dietro. Adesso andiamo a vederlo. C'è mica un gatto per caso? Sono tutti lì che aspettano, anche se hanno appena mangiato, quello è il loro posto. Avevo letto che era in ristrutturazione, ma non sappiamo se ci sono le monache, infatti c'è il tetto che è completamente coperto. Chiuso. Una rondinella. Non fa più una vera. Qua ci sono dei prodotti del monastero, suppongo. Produzione di erbe, qualche liquore forse. Biscottini. Esatto, liquore. Un po' di santini ortodossi. Qui è un cantiere praticamente. C'è cemento, le abitazioni sono tutte questo patio e anche quello dietro di lì, però sono tutte chiusi e il giardino è abbastanza incolto. Però comunque penso che ci sia qualche responsabile o qualche custode, perché ci sono appunto dei prodotti che vendono e comunque è aperto.
qua è il monastero di San Nicolas dei Cats, dei gatti. Kill the cats. Oops. Andiamo a sbirciare dentro un'altra porta. Ciao! Guarda che belli occhietti verdi che c'hai. Ma tu chi sei? Tutta pelosina, baffettina. Gioca al mimetismo questo gatto. Ragazzi, preferite che metto sul caffè quando esco? Oppure che esco così? Oppure che esco così? Oppure come al solito così? Allora, ecco ragazzi, c'è un bellissimo evento e quindi devo mettervi dentro. Io sto fuori al freddo. Prima ha fatto così la porta, era aperta e ha fatto così col vento. È bello. Dove siamo? Venite con me. Siamo qua dietro, perché c'è vento, ragazzi. Allora, l'isola di Cipro, per chi non lo sa, ma è ventosa, ma di brutto, da qualsiasi parte. Non so se qualsiasi mese dell'anno, ma è così. Siamo arrivati ieri sera in questa spiaggia, una spiaggia fatta di pietre. Sono contro il sole, lo so, adesso poi mi giro, ma facciamo così. Ecco, una spiaggia fatta di pietre, bella, perché non c'è nulla, se non il Ciringhito di lì, che vi faccio vedere subito. Eccolo lì, che alle 6 di sera ha spento, sono andati via tutto. Ottimo per quale motivo? Perché ci ha regalato la wifi, quindi abbiamo potuto lavorare e niente, ieri sera siamo stati poi con voi in premiere come al solito e quindi vi ringraziamo tantissimo. Faccio vedere una cosa, magari non lo sapete, alcuni di voi non lo sanno, aspettate. Cos'è che voglio farvi vedere? Non Marina, ma sono arrivate le nostre magliette. Io sono brutto perché sono vintage. Questa è la mia, questo è il prototipo. Comunque, io non sono vintage. No, tu sei vintage. Sono vintage anch'io. Sei vintage anche tu. Lo so. Ci sono 6 scritte differenti. Se volete andare sul nostro sito, ve lo metto qui sotto il link. E niente, è un modo per stare connessi e vedere tutti i bruti in giro del mondo. E sarete 4, però va bene. E se la comprate, fatevi una foto e inviatecela, taggateci, metteteci in un reel, in un video, quello che volete, ok? Grazie ragazzi. Stavo dicendo, qua il sole si sta benissimo. Siamo venuti in questa spiaggia, come vi dicevo, perché è molto tranquilla, con la speranza di vedere qualche tartaruga, perché in questa area qua è possibile, anche se appunto essendo molto ventosa come isola, il mare è quasi sempre mosso. Non abbiamo grandi speranze, però magari qualcuno lassù ci vede e ci manda la tartaruga. Cosa faremo in questi giorni, ragazzi? Come sapete, per noi Cipro è un attimino una pausa, fra virgolette, anche se la andiamo a visitare, come abbiamo fatto sempre nel nostro viaggio, andiamo a visitare, non dico tutto, però le cose che riteniamo belle per noi, almeno che ci piacciono. Anche Cipro è la stessa cosa. Perché mi hai convocata qui fuori? Vabbè, adesso ci siamo presi le sedie, siamo seduti qui fuori e approfittiamo di questo sole mattutino. Sono le 8 del mattino, ma fa già un caldo l'ostia. Sì, fa abbastanza caldo, però io sono ancora in pigiama. Anch'io.
loro non lo sanno, adesso lo sanno. Recapitolando, per quale motivo siamo venuti a Cipro? Per due motivi: uno, per interrompere il visto della Turchia, perché non avremmo potuto rimanere in Turchia più di 90 giorni e ne servivano molti di più per fare il passaporto. Esatto. Quindi qui interrompiamo il nostro visto e poi avremo ancora dei giorni da spendere in Turchia quando rientreremo. Il secondo motivo è che qua c'è un aeroporto ben collegato con l'Italia, quindi io il passaporto tornerò in Italia a farlo. Perché qua volano anche i low cost, quindi i vari EasyJet, Ryanair, Wizz Air, eccetera, eccetera. Quindi è ben collegato con l'Europa ed era l'unica soluzione possibile, perché uno dice, vabbè, potevo partire anche dalla Turchia con l'aereo. No, è vero che noi interrompiamo uscendo, ma il mezzo ha sempre 90 giorni. Come noi. Quindi brutto, sarebbe stato illegale. Ed non potevamo lasciare il mezzo. Quindi l'unica soluzione era andare fuori e la parte più vicina e più collegata all'Italia era Cipro. Ci sarebbe stata la possibilità di andare su un'altra isola greca e il trasporto su quell'isola greca lì sarebbe stato più difficoltoso con le navi. L'unica soluzione possibile era venire a Cipro. Oltretutto Cipro è un'isola bella, devo dire, sta piacendo tantissimo. Sì. A me sì, un casino, è uno dei posti dove mi sto trovando meglio, anche con la gente. Esatto, le persone sono uno spettacolo, avete visto nei giorni scorsi i nostri vecchietti? Lasciate le dita assieme a noi perché non sappiamo se riusciamo a fare il passaporto di Marina in tempi brevi. State con noi perché se Marina non gli fanno il documento, io devo uscire da Cipro perché ho 60 giorni, andare in Turchia, uscire dalla Turchia perché ho solo più una trentina di quei 30-40 giorni e lo dovrò fare da solo. E la direzione non lo so se torno in Europa o vado in Armenia da solo. Speriamo, ragazzi. Che cosa? Che non mi danno il passaporto? Stai sperando? Non lo so, lo vedremo nelle prossime puntate. Dai, andiamo avanti, va? Ne approfittiamo oggi, andiamo a fare la lavatrice, è sabato, e una lavanderia automatica che ho vicino, che sono rare, devo dire, qua a Cipro. Ce ne sono molte. No, ce ne sono un botto. Erano non sono rare. È in Turchia che non c'erano. Qua è pieno così. Vai di fantasia. No, perché poi dopo vibrerebbe anche. Ma dai! E se si stacca? Stacca cosa? La parete. Ci facciamo male. Rimani ingessato. No, rimani schiacciato, poi ti ingessano. Come sembri una sfinge, ti sfingessano. Sembri un puntino nero in mezzo alla neve. Una palla nera.